Ciò che ho sempre trovato affascinante dell'Hotel Quattro Camini sono le sue proporzioni labirintiche ed immense, ma soprattutto la categorica gioia della sua esistenza. La sua magnifica struttura offre ancora oggi la prospettiva di ciò che un tempo era considerata l'idea di un turismo alto, gradevole e accogliente. Ogni volta che ci passo davanti mi sembra semplicemente addormentato, come se potesse da un momento all'altro battere i piedi e rialzarsi, soverchiando ogni cosa intorno a sé. Neanche il suo avanzato stato di decomposizione accenna ad una sua imminente alterazione. Un gigante nella sua eterna lotta contro l'attrito del tempo. Da bambino andavo ogni estate a fare il bagno al Quattro Camini, perdendomi puntualmente lungo il percorso che dalla hall conduceva alla piscina, e quando finalmente sbucavo negli spogliatoi ed intravedevo l'azzurro della grande vasca, sentivo sempre lo stesso fremito di eccitazione. Nonostante le dimensioni immense e la sua tetra, lenta ed incessante metamorfosi, fu quella struggente visione di sospensione tra la vita e la morte a darmi infine il coraggio di mettere piede nel suo cadavere. Percepivo un interesse particolare nei confronti del gigante. Sentivo di avere il compito di osservarlo, poiché per me, a tutti gli effetti, era ancora vivo, più vivo di molte cose intorno a me. L'aria che si respira al suo interno non è mai statica e l'hotel mostra ancora, dietro il suo fascino brutale, l'evidente eleganza di un tempo.
La struttura, seppur agonizzante, appare ancora sorprendentemente viva. La coltre di silenzio sembra soccombere inerme ai lamenti delle travi in legno, dell'acqua nei canali di scolo e dei calcinacci che vengono giù lentamente. L'incendio fu solo il colpo finale ad una serie di devastazioni già in atto da un decennio. Ma quell'ulteriore oltraggio al cadavere del gigante non fece che renderlo ai miei occhi ancora più umano, più vulnerabile. La prolungata immersione nell'oblio e la tumefazione dei suoi tessuti hanno scalfito profondamente il suo volto, trasformandolo in una maschera di spossatezza ed impotenza. Il suo corpo sofferente e le sue appendici rigonfie sembrano voler comunicare ancora tutta l'essenza della sua magnificenza, resa ancora più tragica dall'isolamento che ha patito. Questa nuova prospettiva mi ha reso ancora più consapevole delle sue ultime agonie.
Le scale spettrali e i pianerottoli fatiscenti sembrano risucchiare lo sguardo nel cuore stesso dell'oscurità, inghiottendo la luce nei meandri di un abisso senza fine. I lunghi corridoi sono attraversati da un'atmosfera quasi surreale, contesi tra la vita e l'abbandono, tra il civile e il selvaggio. Ogni stanza a soqquadro, ogni porta sventrata e ceramica frantumata si fanno testimoni della capacità dell'uomo di fare e di disfare, di creare e di distruggere. La piscina, luogo di gioia di 1000 pomeriggi d'estate, ormai ridotta ad una palude verdastra, contornata da una cornice di cemento,
regno anarchico di insetti e girini. I campi da gioco, ancora visibili nei loro perimetri essenziali, sono agguantati come artigli da rami scompigliati e da siepi intricate, come creature indifese tra le fauci della natura più crudele e spietata. Intrappolato in un vortice cui sono destinate tutte le cose di cui ci si dimentica, è stato lasciato solo, come una nave abbandonata su una sponda deserta. Questo apparato monumentale, sbalorditivo per dimensioni e un tempo per eleganza, occupa ancora oggi un'intera parentesi nella vita di questo luogo e la sua presenza non può essere dimenticata. Ma per me il gigante è ancora vivo. Sogno spesso la sua resurrezione, un colosso che si rialza, raccogliendo i suoi frammenti nel suo viaggio di ritorno verso le sponde del lago. Don't talk of love, the shadows